In questa lezione vi parlerò di falsi nell'arte. Si tratta di un estratto di una lezione integrale che potete richiedere cliccando nel primo link in descrizione. E nell'antichità si sono sempre fatte anche copie, perché le copie hanno sempre avuto o una funzione sia didattica, ma avevano una funzione anche divulgativa, per divulgare un modello. Per esempio, se voi vedete il discobolo, lo vedete in varie versioni. Quello sicuramente più fedele è sicuramente il discobolo Lancellotti, quello che voi vedete all'estrema sinistra, perché considerate che è un'opera che risalirebbe, di Mirone risale al 455 a.C., ma la statua originale era in bronzo e oggi è grazie proprio alle copie di epoca romana che ci è nota come era fatta la scultura, anche se attraverso delle varianti. Considerate che proprio anche queste copie ci danno l'idea del termometro del gusto, di come cambia nel corso dei secoli. Se un'opera d'arte viene grandemente riprodotta, sicuramente è perché aveva avuto un discreto successo. Vi mostro per esempio queste due opere a confronto. Uno è l'Apollo e uno il famoso Laocoonte. Sono due opere che, come potete vedere, risalgono al periodo greco, però uno richiama l'antichità classica. Apollo è stato grandemente copiato nella postura dagli artisti, per esempio, del Rinascimento. Se invece considerate il Laocoonte, vi rendete conto che invece sarà proprio un modello per gli artisti successivi del Rinascimento più maturo. Pensate per esempio a Michelangelo, alle sue sculture, al torso virile che venne anche riscoperto, e la Conte, vi ricordo, che venne riscoperto a Roma nel 1506. Sono gli anni in cui Michelangelo può aver visto quest'opera straordinaria e quindi l'ha presa poi a modello. Considerate che anche le copie della Conte sono state realizzate in tempi molto distanti, diciamo, da quando fu creata la copia originale, perché artisti come Jacopo Sansovino e Baccio Bandinelli ce ne rendono due versioni, una addirittura in bronzo e una invece in marmo. Considerate che c'è un artista, si chiama Antonio Lombardo, che partecipò proprio alla decorazione di sculture per il Camerino dei Marmi del Duca Alfonso d'Este, che era concepito, questo camerino del Duca Alfonso d'Este, era concepito come una mostra delle più recenti sculture antiche. Quindi pensate bene, mostra delle più recenti sculture antiche. Vale a dire che all'epoca di Alfonso d'Este si replicavano le sculture antiche proprio perché si ritenevano interessanti, era un mezzo per apprendere, non c'era niente nel fatto di riprodurre, di fare copie di opere antiche, qualcosa di penalizzante, no? Non c'era l'intento di contraffare le opere, ma c'era un intento di copiarle per divulgare un modello, come abbiamo visto, e addirittura diciamo che Antonio Lombardo proprio partecipò a queste decorazioni, proprio per questo camerino che esponeva tutti questi pezzi importanti. Ma le cose iniziano a cambiare anche, diciamo, durante il periodo medievale. Nascono, non so se avete mai sentito parlare di queste camere delle meraviglie o Wunderkammer, dove vengono raccolti tutta una serie di oggetti. E cosa succede? Siccome nel Medioevo c'è una grande richiesta di reliquie, di oggetti particolari, cosa succede? Vengono falsificate addirittura reliquie di santi, ma non solo oggetti materiali, vengono falsificati anche leggende oppure contratti e cronache, vale a dire non solo l'oggetto stesso fisico, ma la storia tramandata legata a un certo oggetto. Questo è interessante per capire come si svilupperà poi il gusto. Pensate che vengono falsificati anche animali, assemblando insieme pezzi di animali diversi e vengono creati animali fantastici. Vi sarà capitato di visitare alcune chiese, per esempio, di vedere opere o di trovare reliquie. Ci sono non so quante corone di spine della corona di Cristo disseminate in molte chiese, diciamo, nel mondo,
oppure ossa, tibie di santi, ce ne sono più di uno dello stesso santo, e questo fa capire come è impossibile, no? Poi capire se queste cose sono veramente originali o sono tutti falsi immessi di varia natura, che non si parla solo di pitture e di sculture, ma come avete potuto vedere si parla anche di reliquie, di leggende, di cronache che vengono falsificate.